Silenzioso, ecologico, il mondo delle e-bike. Rumoroso, aggressivo, il pianeta motocross. Esasperato, avveniristico, lunare, il mondo delle MotoGP. Ma cosa accomuna questi tre mondi? Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Innanzitutto grazie a tutti quanti voi che continuate a scrivere e a commentare i miei video, e se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale. Il mondo delle biciclette elettriche, del motocross e della MotoGP sembrano molto ma molto distanti, ma grazie alla mia e-bike ho trovato un luogo dove oggi l'incontro di questi tre mondi è possibile. Albettone sui Colli Iberici. Cosa accomuna questi tre mondi? Tecnicamente le due ruote, ma in realtà è la passione e il rapporto genitori e figli, in sostanza la famiglia. Antonio Dovizioso, che soddisfazione avere un figlio campione in MotoGP. Sì, beh, è il massimo che possa avere un genitore. Io appena è nato, ho detto che è nato campione, ho preso tanta merda in faccia, però alla fine ho avuto ragione io. Lascio i Colli Euganei e mi porto ad Albettone sui Colli Iberici, in provincia di Vicenza. Il rumore si sente già in lontananza perché oggi è giornata di gara. Ciao Valentino! Ciao Ivan! Tu sei il presidente del Motoclub di Albettone, spiegaci l'importanza di un impianto come questo per il territorio. Sì, io sono presidente del Motoclub ormai da diversi anni. L'importanza dell'impianto della pista motocross di Albettone, denominata L'Ovolo, ha un'importanza veramente fondamentale nel territorio perché dà modo a tutti gli appassionati del fuoristrada di sfogarsi, perché il nostro impianto ospita sia il cross che l'enduro, che è una disciplina che sta andando molto bene adesso. Oggi purtroppo non ci può essere il pubblico, ma quanti piloti ci sono in una giornata di gare come questa? Ma diremmo che oggi è una giornata particolare perché la gara di oggi è considerata nazionale, quindi ospitiamo anche piloti da fuori regione e come vedi c'è anche un pilota di spicco che è un certo Andrea Dovizioso che qualcuno conosce, e siamo all'incirca sui 300 piloti perché arrivano dalla Lombardia, dal Piemonte, dalla Liguria, dall'Emilia Romagna. Sì, perché questa per il Dovi, Andrea Dovizioso, è una stagione senza MotoGP, un anno sabbatico, ed ha deciso di tornare alla sua prima passione, il motocross. Ciao Antonio! Ciao Ivan! Quindi hai detto a tuo figlio Andrea, dai, che il prossimo anno facciamo assieme un po' di motocross. Purtroppo si è avverato. In realtà Andrea ha iniziato con le ruote tassellate. Sì, minicross è la sua prima moto. Una passione che gli hai trasmesso te. Sì, lui il cross gli piace tantissimo. È molto... si sente ben realizzato così. Valentino, questo è uno sport, una passione che coinvolge veramente tutti. Abbiamo visto bambini, ragazzi, ragazze, donne, uomini di tutte le età. Uno sport che coinvolge le famiglie. Sì, è uno sport parte dal bambino piccolo degli 8 anni, c'è anche il genitore che corre, è una passione condivisa anche con la mamma, vedo tantissime famiglie e i bambini sono veramente carini da vedere girare, hanno una grinta, una tenacia incredibile. C'è anche il papà di Dovizioso, deve essere dentro adesso, sta girando il papà e ha portato il figlio a girare, è simpatica anche questa. Il papà di Andrea Dovizioso proviene da una famiglia di 11 figli ed è solo dopo tanti sacrifici, a 26 anni, che ha acquistato la sua prima moto. Noi siamo 11 fratelli, alla fine tanti sacrifici e a 26 anni la prima moto. 3 anni senza qualificarsi, prove libere, qualifiche e a casa. Passione e sacrificio, questo accomuna un po' tutti gli sportivi, ma anche impegno nella scuola che fin da subito anche questi giovani piloti devono imparare a conciliare.
Ciao Pietro. Ciao Ivan. Tutto bene? Sì, dai. Oggi che gara hai? L'85 Junior. Riesci a conciliare scuola e motocross? Sì, sì. Finora che risultati hai avuto? Bene. Ho vinto un italiano nel 2018 e anche il regionale, sempre nello stesso anno. Da dove nasce questa passione per la moto? Da papà. Che è un altro pazzo di motori? Sì, anche lui. Ciao Ivan. Ciao Pietro, come sta andando oggi? Bene bene, ma primo alle qualifiche e avanti. Chi ti ha passato questa passione per la moto? Beh, ma mio papà. Mio fratello e mio papà. Filippo, chi ti ha trasmesso la passione per il motocross? Beh, mio cugino mi invitava sempre a vedere le sue gare e poi mi è piaciuto, sono andato un giorno a provare e poi ho continuato. Lo sport è una palestra di vita dove ci si confronta non solo con altri atleti, ma soprattutto con la propria determinazione, il sacrificio, l'allenamento continuo che, oltre a preparare l'atleta, forma la persona. Cecilia, come sta andando dal punto di vista agonistico? Per adesso diciamo bene, però si può far meglio. Cosa dicono le tue amiche e i tuoi amici di questa tua passione? Ma no, alcune gli piace, vanno bene. Però alcuni, perché sono sempre via il weekend, quindi non esco con loro. Abbiamo cercato di lasciare un po' di privacy al Dovi e papà Antonio Dovizioso, protettivo come sono i padri, ci ha spiegato quanto la MotoGP e il motocross, seppure completamente diversi, possono essere complementari. Io ho sempre sostenuto che il cross è la palestra migliore per la velocità. Fa fisico, fa sensibilità, tutto. Non sono allora mondi così distanti. Infatti tanti hanno cominciato a farlo che non lo facevano, quelli della MotoGP. Ma com'è avvenuto il passaggio dalla terra all'asfalto per tuo figlio Andrea? Ma non lo so, lui è portato a fare tutte queste cose, si adatta bene a quello che gli piace. Via. E il motocross rimane una sua passione. Sì. Grazie Antonio. Ciao a tutti. Valentino, come hai visto io sono arrivato con una e-bike e come dico sempre la bicicletta elettrica sta diventando per me un modo per scoprire territori e conoscere persone. Parliamo di innovazione e il motore elettrico sta arrivando anche nel motocross. Sì, la federazione sportiva sta investendo molto nell'elettrico, non ancora nel reparto moto, però sulle bici sì. C'è la categoria e-bike che sta prendendo piede veramente, quest'anno è il secondo anno che fanno il campionato e sta prendendo piede un po' alla volta. Il motore elettrico sarà quindi il futuro? Sì, può essere, magari non a breve, però nei prossimi anni ci sarà un evento veramente importante per quanto riguarda l'elettrico. Il motore andrà secondo me fra qualche anno a scomparire, peccato, perché questo profumo dell'olio bruciato non si sentirà più, però noi siamo qua, dai. Questa in pista dal Bettone è stata veramente una bella giornata, una piccola oasi di normalità, di sorrisi, dove piccoli e grandi talenti si confrontano, crescono all'aria aperta, condividendo una passione, gareggiando e sognando magari i risultati del dopo. Bene, anche per questa settimana è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivere, a commentare i miei video e se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale.